C'è grande voglia di tornare in pista dopo la pausa invernale e il pienone che vedete ai box lo dimostra. Il primo evento dell'anno è andato completamente sold out. Praticamente tutti i migliori piloti d'Europa si sono riuniti qui per questa gara. Signore e signori, con grande piacere vi annuncio che l'attesa è finita. Benvenuti a Fiorano, comincia lo spettacolo. Buongiorno a tutti, finalmente inizia la stagione 2026, siamo al trofeo Pepe a Fiorano. Cercherò di farvi un'introduzione breve perché di solito poi mi dilungo troppo e poi i video diventano chilometrici. Allora, arriviamo qui con la macchina completamente nuova e praticamente non l'abbiamo mai provata, abbiamo fatto quella quasi neanche giornata di test nell'ultimo video che avete visto, se non l'avete visto guardatelo. E invece test di affidabilità zero, su long run non abbiamo test, il vero test, la prova del fuoco la faremo proprio adesso in pista come nostro classico stile, lo dico anche se poi dovrò bipparlo, noi a futuro senza futuro proprio. E ciliegina sulla torta, non venivo qua a Fiorano da 3 anni e mezzo, quasi 4, e non sono neanche stato qui negli scorsi weekend a fare delle prove come hanno fatto praticamente tutti quelli della categoria pro, o sono stati quegli scorsi weekend o sono qui da ieri. Noi siamo presentati oggi e purtroppo speravo ci fosse un po' più di tempo di prove libere, ma in realtà oggi saranno solo 4 turni di prove da 7 minuti l'uno. Questo perché comunque con i tanti iscritti i tempi sono ristretti, non si poteva fare altrimenti, e quindi sarà dura perché praticamente con solo 4 sessioni da 7 minuti, cioè un totale neanche di 30 minuti in pista, dovremmo capire la pista, capire il setup della macchina, trovare un setup decente, regolare il motore, carburarlo, regolare la frizione. Sarà dura, diciamo, è un inizio d'anno, non partiamo diciamo tranquilli, l'inizio dell'anno subito una gara a fuoco, anche perché il livello dei piloti qua è altissimo, cioè addirittura qualcuno ha scritto sui social, ho visto che diceva che questa gara è un premondiale, perché l'anno prossimo su questa stessa pista ci sarà appunto il mondiale e alcuni sono già venuti con l'idea di prepararsi per il mondiale, quindi saranno tutti col coltello tra i denti. E ciliegina sulla torta, tra l'altro, detto tutto questo, Fiorano non è neanche la mia pista, cioè non mi piace, non è la mia pista, non fraintendetemi, non intendo l'impianto, la struttura è pazzesca, bellissima, asfalto appena rifatto, un biliardo, però ogni pilota ha una pista dove si trova particolarmente bene, che gli piace, che va forte. Ecco, questa no, non è decisamente la mia pista questa, quindi io sono realista, non voglio mettere le mani avanti, però so già che questo weekend sarà duro, 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 molto duro. Spero di sbagliarmi, me lo auguro, però prevedo così, vediamo. Ecco, mi dimentico sempre di dirlo in pista, siamo quasi arrivati al traguardo dei 3000 iscritti al canale, per me è un risultato gigante, quindi chi sta guardando il video che è già iscritto, benissimo. Chi non è ancora iscritto fatelo cliccando il tasto qua sotto al video, iscriviti, lasciate anche un like e fate anche un commento che fa sempre piacere. Niente, mi sembra di aver detto tutto, mi sono anche dilungato, ho detto che non dovevo dilungarmi, l'ho fatto come sempre, quindi non vado oltre. Adesso tra poco iniziano le sessioni ufficiali, quindi vado ai box a prepararmi, perché adesso si inizia a fare sul serio e non vedo l'ora. Scusate, ultimissima cosa, novità dell'ultima ora, perché YouTube ha introdotto una nuova funzione che si affianca al classico like al pollice, ma è una funzione nascosta e adesso vi faccio vedere come attivarla. Prendo un video a caso, ad esempio, in questo video, quando voi state guardando il mio video, sotto nella sezione commenti, se strisciate da destra verso sinistra, comparirà il tasto Dai Hype. Cliccandolo e poi cliccando qua sotto assegna punti hype, darete punti al video. Questi punti vanno a comporre una classifica che YouTube riserva ai canali, quelli di nicchia, per farli conoscere a più persone. Quindi chiaramente è sempre tutto gratuito, non cambia nulla per voi. Fatelo adesso perché se fate come me che poi dite vabbè lo faccio a fine video poi vi dimenticate,
Fatelo adesso e ok, adesso diciamo che abbiamo fatto tutto, siamo pronti per andare finalmente in pista. Sì, è cambiato. Non frena e poi blocca, figa. Allora, primo impatto con la pista dopo la prima sessione, non malissimo, poteva andare peggio. Sicuramente devo trovare la regolazione corretta del freno perché, come avete visto, bloccavo di continuo. E poi ho scelto di partire con un pizzico di follia, dato il mio scarso feeling con questa pista, con un assetto molto aggressivo, troppo direi. Quindi devo rendere la macchina meno sensibile e scorbutica. È molto veloce sì, ma allo stato attuale onestamente non riesco a guidarla con costanza e la cosa che più mi serve nei turni di oggi è fare quanti più giri possibili per metabolizzare la pista, quindi iniziamo a lavorarci. Facciamo tanti interventi tutti insieme perché i turni sono solo 4 e non c'è tempo di provare una modifica alla volta. Quindi apriamo la convergenza davanti passando da 1 a 2. Aggiungiamo dei pesi sul bumper davanti per rendere più morbido l'inserimento in curva e cambiamo le molle posteriori. È migliorato secondo me. Molto meno sensibile, però gira uguale. Va bene Massimo, mi sembra, Devo girare e basta. Esatto. Guarda, è figa, oh! E l'ho tolto, cazzo! Non si riesce a frenare! Te lo do indietro io un po'! No, dallo indietro, poi lo dai indietro e non frena più! Meglio di prima sì! Meglio di prima! Però mi fa cose strane, cioè o mi blocca il freno o non frena, non riesco a trovare la frenata giusta, non capisco perché. Approfitto di questo scambio di impressioni per salutare e ringraziare il team della famiglia Barocco con cui abbiamo condiviso i box per tutto il weekend, veramente una bella compagnia. Adesso facciamo quella prova lì, allarghiamo il carreggiato e abbassiamo gli ammortizzatori. Adesso secondo me così andava tutto sommato bene. Questa qua facciamo 1 millimetro, invece qua c'è sotto 3,5. Facciamo uno che è come averlo sul foro basso. Prima era proprio anche troppo sensibile, adesso certo. Sicuramente era molto più rotonda, però l'inserimento ce l'aveva uguale, quindi va bene. Purtroppo per un errore mio il terzo turno non ho fatto partire la registrazione della telecamera, quindi non posso farvelo vedere, ma sono successe 2 cose e ve le racconto. Primo, ho perso una gomma toccando leggermente il cordolo sulla curva prima del transponder, preoccupante perché non è normale che succeda per impatti così lievi, diciamo. Magari però era stata semplicemente fissata male. E secondo, ho commesso un errore sulla chicane dalla parte opposta al palco e sono decollato finendo capottato. Da quel momento la macchina, che fino ad allora andava molto bene, ha iniziato a non avere più grip dietro, non teneva più, sbandieravo con il posteriore su tutte le curve, ma non abbiamo trovato niente di rotto, quindi non abbiamo capito il perché. Oh, magari è questo che non teneva più, l'alettone è andato giù tutto. Perché quando io ti dico le cose tu non mi ascolti, se ti dico che non tiene, non mi invento le cose, cazzo. Poi stai usando. Ecco svelato il motivo della perdita di aderenza al posteriore. Nel capottamento l'alettone si è schiacciato ed era come se lo avessi abbassato tutto. Vabbè, almeno abbiamo capito e siamo tranquilli che non era dovuto ad altri danni. No. Perché lui c'ha il vizio di voler passare vicino a cosa. Deve passare vicino. Ma poi lo ammetto, io dovrei girare di più qua. La macchina per me adesso non è al 100% ma va bene. Sono io che sbaglio, ho fatto un errore. Io mi ritengo fortunato di avere questa malattia di passare vicino al cordolo. Mio papà è convinto del contrario. Vabbè, diciamo che sono opinioni, ma non pensiamoci adesso, devo stare concentrato in pista. Ma ancora, allora la gomma. Hai visto che l'ho fissata o no? Allora sono il gancio. Niente, persa ancora la gomma nello stesso punto e nello stesso modo di prima. E questo è un bel problema.
Mancamo, oh! A caso zona Ho c'è? preso ancora quel cordolo lì! Che cazzo ti devo dire? Che cazzo devo fare, figa, dai! Hai visto che è agganciata? Ho capito! Adesso la metteremo qua. Hai preso il cordolo? È un motivo in più per non toccare i cordoli. Così fai. L'ho fatto apposta io. Ti è mancato un attimo che quello che era contromano. Figa, l'ho visto lì! Eri in tre in pista contromano. L'ho visto, l'ho visto quando l'ho passato! Madonna! Madonna! E io non l'ho vista onestamente, l'ho evitata semplicemente perché ho chiuso la traiettoria per affrontare la curva successiva, ma c'era un'auto rientrata in pista dal prato completamente contromano, quasi in traiettoria, e io l'ho vista solo dopo che l'ho sfiorata. Mamma mia, che rischio qua! Se la centravo, buttavamo via completamente la macchina nuova e non so se avremmo fatto in tempo a preparare il muletto per domani. Indagando sul motivo per cui perdo sempre la gomma in quel punto, abbiamo capito che sono le mollette degli sganci rapidi che sono regolate troppo molli. Ora le sistemiamo. E sono cose che succedono quando si prende una macchina nuova, si fa una giornata scarsa di test e poi la si porta direttamente in gara. Siamo consapevoli che abbiamo fatto un piccolo salto nel buio. Allora, day one terminato di prove libere. Cosa dire? Sono dove mi auguravo di essere. Onestamente, come vi ho detto, secondo me questa gara è durissima, il livello è altissimo. Secondo me andare in finale C, che vuol dire essere tra il 20° e il 30°, per me sarebbe un ottimo risultato. Andare tra il 30° e il 40° in finale D sarebbe un buon risultato. Per adesso sono 29°, per quello che conta la classifica di oggi, che viene fatta sui 3 giri consecutivi. Quindi bene, abbiamo fatto tante modifiche in ognuna delle sessioni, abbiamo fatto tante modifiche come avete visto. Adesso hanno aperto la pista per un'oretta, abbiamo fatto un'altra modifica, abbiamo provato un motore di backup nel caso il primo ci mollasse, diciamo, nell'eventualità, e ho fatto una modifica setup assurda, nel senso che sono passato ad avere gli ammortizzatori, li ho portati tutti in alto, perché ho buttato un occhio, ho scoppiazzato un po' qualche pilota, ho visto che li aveva così, ho detto proviamo, perché alzando gli ammortizzatori hai molto più grip, e il grip io ce l'avevo già prima quando li avevo quasi tutti sdraiati, quindi ho detto vediamo, li alzo tutti e o vado sulla luna o finisco nel cancello. E in realtà mi è piaciuta tanto la macchina, non si fermava, non era come quando a volte hai troppo grip dietro che poi però la macchina non volta. Mi è piaciuta tanto, mi sembrava avere molta più trazione, potevo arrivare a staccare più forte, dare gas prima. Purtroppo non ho riscontro del cronometro perché essendo prove diciamo libere, non lo so, il transponder non segnava i tempi e quindi non ho riscontro. Ripeto, a sensazione mia meglio così la macchina, poi magari scopro che ero 3 decimi più lento e allora no. Non lo potrò sapere questo, potrebbe dipendere anche dal fatto che adesso comunque il sole sta calando, la pista si è raffreddata tanto, sono tanti fattori. Quindi stasera decideremo come partire con l'assetto per domani mattina e ci pensiamo su stasera e domani vediamo. In realtà chi ha lavorato per ricontrollare la macchina fino a tardi è stato mio papà. Io sono letteralmente svenuto appena ho toccato il letto e questa notifica che mi ha mandato l'orologio al risveglio lo testimonia. Però ci voleva, adesso sono bello riposato e pronto per questa giornata di qualifiche. È sabato mattina, è presto, il sole sta sorgendo, quindi ho gli ultimi minuti di tranquillità per farvi vedere quello che rende unica questa pista. Una cosa che non si nota dal palco ma da qua sì, ossia che praticamente tutte le curve hanno del banking, delle pendenze, sono delle piccole paraboliche diciamo. In video non è così evidente come lo è in realtà, ma se fate bene attenzione noterete che non sono piatte come nelle altre piste e questa cosa non è di poco conto perché cambia totalmente il modo in cui vanno affrontate. Bisogna portare dentro più velocità possibile, quasi senza frenare ma solo alleggerendo il gas, facendo più percorrenza possibile perché tanto la pendenza farà quasi girare la macchina da sola tirandola verso l'interno. Inoltre non potevo non farvi vedere come in realtà è la chicane. Da fuori e dal palco non si può capire, sembra solo leggermente accennata, si potrebbe pensare sia un rettilineo praticamente e invece in realtà guardate com'è strozzata, sembra inspiegabile come sia possibile da fare full gas quasi dritta.
Sicuramente è il punto più difficile di tutta la pista, perché se la disegni troppo sei lento, o se peggio ancora la sbagli tagliandola troppo. Vedete che all'interno del cordolo c'è una buca, un dislivello coperto da questo pezzo di erba sintetica? Ecco, se entri lì dentro decolli e fai una brutta fine. Classico briefing prima di iniziare, mentre la direzione gara spiega come si svolgerà il tutto, ne approfitto per segnalare che di diverso rispetto alle classiche gare c'è solo il fatto che non è previsto il bump up, ossia le finali sono bloccate, cioè solitamente i primi 2 piloti di ogni finale avanzano alla finale successiva, quindi dalla C passano alla B, dalla B alla A, eccetera, invece qua no. Inoltre, prima gara che faccio in regime di parco chiuso miscela oltre che di gomme. Solo al mondiale del 2017 avevo corso con il mono miscela e devo dire che economicamente è un'ottima iniziativa, perché il costo di iscrizione alla gara è stato di soli 45 euro, nei quali era compresa appunto la miscela, molto basso, più che onesto devo dire. La prima sessione del sabato è una manche di prove controllate che serviranno per comporre le 3 manche di qualifica. Provo a fare del mio meglio per partire insieme ai piloti più veloci, nonostante non mi ritenga particolarmente veloce sul giro secco o sui 3 giri consecutivi. Manche di prove controllate terminata per comporre le batterie delle qualifiche. Sono risalito a cannone, ho fatto la 22esima posizione e quindi partiamo nelle qualifiche nella seconda manche più veloce, cioè nella prima ci sono i mostri e nella seconda gente molto molto forte, e per me già essere arrivato qua, ripeto, non me l'aspettavo onestamente. Confermarla sarà durissima, non penso di riuscire a confermarmi in qualifica così veloce. Ma situazione strana stamattina, perché hanno peggiorato tutti i tempi sui 3 giri. Io l'ho peggiorato solo di 1 decimo, per questo rispetto alla 30 e qualcosa posizione che ero, 31esimo, ho fatto 22esimo. La macchina era cambiata, è diversa, cioè ho tenuto la stessa macchina di ieri, ma stamattina forse per le gomme abbiamo riutilizzato gomme nuove, quindi ritornando a gomma alta o comunque è cambiato il meteo, la temperatura era tornata più critica. Comunque non me l'aspettavo. Essere già in qualifica in una manche del genere per me è una enorme soddisfazione e cerchiamo di fare del nostro meglio. Non mi sento di avere passo, cioè onestamente è una delle poche volte che dico, secondo me qua non manca la macchina oggi, manca il pilota. Cioè, questa qua è una pista stranissima, ve l'ho già detto, non mi trovo bene e bisognerebbe farci tanti giri per impararla bene, non ce l'ho in mano la pista, quindi secondo me più la run diventa lunga, più l'errore è possibile farlo, l'imperfezione, la sbavatura. 3 giri abbiamo portati a casa, adesso vediamo nelle qualifiche da 4 minuti e facciamo del nostro meglio e vediamo dove finiamo. Sta per iniziare la prima manche di qualifiche. Adesso iniziano le vere sessioni che contano. Quello che è fatto, da adesso non si può più sbagliare. Prepariamoci, si va in pista. Niente, continuo a lottare con il freno prima che con i miei avversari. Per evitare di bloccare l'ho ridotto tantissimo, tanto che, come avete visto, non riesco neanche a fermarmi sulla mia piazzola dei box. In pista, dato che lo uso poco, riesco ad arrangiarmi, diciamo, ma non posso essere veramente incisivo, così è dura. Qualifica 1 terminata, non bene. Ho fatto il compitino, onestamente sentivo la macchina critica, non ho voluto lanciarla, ho tirato i remi in barca, l'ho portata a casa. Siamo 27esimi, diciamo siamo ancora in finale C, però perché qualcuno ha avuto problemi. Con questo passo che ho fatto non è la finale C, finiamo in finale D. Però una, diciamo, l'ho portata a casa, discreta. Adesso nelle altre 2 rischieremo molto di più, perché per provare ad andare in finale C bisogna rischiare. Forse mi ha un po' ingannato quando appena sono partito, quella macchina azzurra davanti, un pilota molto forte, e ho visto che quasi gli andavo sotto e ho detto forse sto andando troppo forte, cioè sto esagerando, sto andando oltre il limite, e allora da lì poi mi sono un attimo calmato, ho rallentato il ritmo per non rischiare. Altri piloti hanno rischiato, infatti hanno bruciato la manche. Ok, una adesso discreta ce l'ho, ma per fare veramente il salto nelle altre 2 rischieremo qualcosa in più. Basta calcoli, adesso rischio veramente tutto, do il massimo
Se sono bravo la porto a casa e probabilmente risalgo anche in classifica, altrimenti amen, almeno ci ho provato e non ho rimpianti di cosa avrei potuto fare. Qualifica 2 fatta molto bene, molto bene. Sono entrato più cattivo, abbiamo fatto un paio di regolazioni per rendere la macchina un po' più facile, che mi mettesse meno in difficoltà. Ho potuto spingere di più rispetto a prima senza sentirmi al limite. Ho fatto in questa manche, diciamo in questo round, 16esimo o 17esimo, che è buonissimo. Adesso provvisoriamente sono 20esimo, però la classifica è fasulla perché non c'è ancora conteggiato lo scarto. Ripeto, il mio obiettivo era andare in finale C, l'ho detto all'inizio video, sarei stato contentissimo e non lo so, vediamo nell'ultima manche, ce n'è ancora una. La classifica è stranissima, tanti piloti forti hanno fatto degli errori, la pista è molto tricky, cioè è tosta, c'è l'errore dietro l'angolo, può succedere di tutto e vediamo nella terza come va. No, il buio no, vi prego. Il programma gara è andato per le lunghe, sono praticamente le 6:30 di sera e il sole ormai è sceso, addirittura hanno acceso i lampioni. E io faccio una gran fatica a correre con il buio sommato ai riflessi dei lampioni sull'asfalto, onestamente. E per essere la manche dove si decide tutto non ci voleva proprio questa ulteriore complicazione. Buona, la manche è buona. Dai che ci siamo, mancano solo 2 giri alla fine, devo solo portarla a casa. No, no, no. Mancavano solo 30 secondi. Perché? Perché? Ho buttato via tutto. Rivediamo cosa è successo. Allora, ho notato con la coda dell'occhio che la macchina fucsia in basso era finita nel prato e da come è rientrata in pista ho sperato che allargasse già sul transponder per darmi strada, ma purtroppo sono solo io quello troppo onesto. Qua nessuno guarda in faccia a nessuno. Sta di fatto che arrivati alla staccata successiva ho visto che è andato larghissimo, probabilmente perché aveva le gomme sporche, perché guardate, era proprio al limite della pista, fuori dalla traiettoria, sembrava aver perso la macchina, vado dentro e lui chiude la porta. Sarebbe potuta finire con un'innocua sportellata, perché per me qua non è colpa di nessuno, è un classico contatto di gara side by side, ma nella mia sfiga cronica cosa è successo? Appena l'ho toccato nel primo impatto, guardate, vedete che poi la mia macchina inizia a proseguire dritta, non sterza più, perché c'è stata una rottura meccanica e dopo ve la faccio vedere. E quindi niente, mi sono dovuto ritirare, non ho neanche chiuso la manche. Incredibile, davvero non ho parole. Qualifiche terminate, Fiorano by night praticamente. Come avevo detto già l'anno scorso o 2 anni fa al trofeo, no, l'NS a Leno, io di notte faccio veramente fatica, cioè di notte, quando scende la luce, perché soprattutto poi con i riflessi dei lampioni ho fatto una fatica boia nell'ultima qualifica, la stavo portando a casa, non era una qualifica della vita, la seconda era andata meglio, ma era buona, sarebbe stata secondo me da 23esimo, 25esimo posto e sarei andato in finale C, diciamo tranquillamente. A 30 secondi dalla fine poi lo rivedrò, non l'ho ancora rivisto. Mi sono trovato davanti a quella macchina lì che era uscita 2 curve prima, ho detto bah, forse vede, è in difficoltà, c'ha le gomme sporche, allarga. Sono andato dentro e invece mi ha chiuso, ripeto, lo riguarderò, magari mi sto sbagliando, mi ha chiuso e come al solito io non posso sbagliare perché ho visto gente tirare cannonate da tutte le parti, ripartire, una toccata diciamo innocua, si è rotto il tirante dello sterzo e mi sono ritirato. Sinceramente poi appena sono sceso la classifica mi dava 31esimo, come se fossi stato il primo della finale D e mi rodeva, onestamente essere rimasto fuori per questa sfiga mi rodeva, probabilmente non era una classifica aggiornata perché alla fine abbiamo concluso 29esimi e stiamo in finale C. Come vi avevo detto all'inizio, per me andare in finale C era una vittoria e ce l'abbiamo fatta, cioè è stata dura, sono molto contento soprattutto della seconda qualifica, sono andato molto forte. Le altre, questa qua al buio onestamente non la giudico, cioè faccio fatica a vedere io e va bene così, sono contento così, adesso ci riposiamo, ci ragioniamo su stasera e poi domani sarà la finale. Con il senno di poi, per me lo spazio c'era.
Era giusto entrare e bisognava entrare perché siamo talmente tutti vicini che pochi decimi possono significare anche una decina di posizioni guadagnate o perse. Adesso resettiamo tutto e prepariamoci per la giornata finale di domani. Buongiorno a tutti, Day 3, giornata finale di questo lunghissimo weekend. Sono provato, logorato, perché ripartire dopo l'inverno con una gara di questo livello è tosto. Bisognava essere al 110%, non al 100%, al 110% in ogni sessione per dare il massimo, scendere, rimanere concentrati, pensare a cosa fare sulla macchina per trovare quel decimo per fare meglio la volta dopo, immaginando come sarebbe stata la pista un'ora dopo. Non è facile, ma secondo me il peggio è passato, perché le qualifiche per me erano lo scoglio più grande. Il mio obiettivo massimo, gigante, era fare la finale C, l'abbiamo centrato, quindi adesso tutto quello che viene è di guadagnato. Ci godiamo questa finale, come va. Sarà una finale particolare da 20 minuti, quindi una finale diciamo sprint. In questa gara, in questa pista c'è pochissimo consumo gomme, quindi non ci sarà gestione gomme, non ci sarà strategia gomme, non si faranno cambi. Non ci sarà neanche strategia sui rifornimenti, perché sui 20 minuti anche fare un rifornimento in meno tirando la 4,5 non si guadagna nulla, quindi non ha senso rischiare. E quindi sarà diciamo una sorta di qualifica da 20 minuti, full gas, e vediamo come va. Devo fare un appunto però alla gestione gara, perché questa gara era stata comunicata come una gara senza bump up, cioè il bump up significa che solitamente i primi due di ogni finale risalgono alla finale successiva, cioè i primi due della finale C vanno in finale B e via dicendo. Non che mi facesse impazzire questa cosa, perché io preferisco che si possa risalire, però va bene, il regolamento è questo. Per me è stato sbagliato che a un certo punto, totalmente a caso, cioè dopo la seconda qualifica del sabato, è stato comunicato che il bump up si faceva, ma solo con il primo pilota, cioè il primo della finale C risalirà in finale B e così via. Mio papà è andato a far, tra virgolette, siamo capiti, notare questa cosa in direzione gara, e gli è stato detto che era stato chiesto alla maggior parte dei piloti che erano d'accordo, cosa che non è assolutamente vera. L'avranno chiesto forse a qualcuno, ma non a tutti, non è stata una cosa democratica, e quindi è stato fatto così. Ripeto, a me va bene che c'è il bump up, non mi piace però che vengano cambiate le regole in corso d'opera, come spesso si fa, facciamo la fine da 12, no da 11, no da 9, no, secondo me le regole si decidono prima e quelle devono essere. O al massimo si cambiano al sabato mattina, quando si fa il briefing prima di partire con le sessioni ufficiali, si fanno lì le modifiche. Vabbè, comunque, detto questo, io sono stracontento così, adesso proprio mi godo la finale senza nessuna pressione che mi metto io, perché io solitamente mi pongo degli obiettivi, so che la finale C era alla mia portata, se avessi fatto il massimo, non era facile, ma ho detto si può fare, e l'ho fatto, quindi nella finale proprio testa bassa, attaccare, come va. Adesso la finale partirà tra un paio d'ore, noi andiamo a prepararci. Voi mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo. Tutto è pronto per l'atto finale. Partiremo dalla casella 7, in mezzo al gruppo, ma sono fiducioso perché come tempi siamo tutti sullo stesso livello. Per me risalire fino in zona podio è fattibile. La cosa difficile è che dovrò essere deciso nelle prime fasi, ma anche accortissimo e chirurgico, perché un errore o un incidente qua ti condannano. In 20 minuti non c'è il tempo poi per recuperare, servirà tantissima intelligenza tattica e sangue freddo. La botta di ieri con la fucsia che mi ha chiuso è servita a ricordarmi che in gara bisogna essere anche duri e cinici, perché nessuno fa sconti. Quindi adesso non si guarda in faccia a nessuno, niente strategie, niente calcoli, niente indugi, andiamo, si parte. Una macchina si è spenta durante l'allineamento e deve partire dai box allora, ma il meccanico non sente o non ha capito. Ma che cazzo? Wow, come mi è entrato il fucsia. Va bene, calma, siamo tutti vicinissimi, è un gran casino. Oh mamma mia, entro o non entro? No, non c'è spazio. Oddio, la mia solita bloccata.
posto, Esatto, qua bisogna avere i nervi di acciaio, non farsi prendere dalla foga, ma aspettare il momento giusto. Eccolo, eccolo, dentro! Fuori uno. Calmo Massimo, calmo. Boom, fuori due, l'azzurra è fuori. E la rossa è nel prato, fuori 3. 3 posizioni guadagnate in 3 curve, sono già quarto dopo soli 4 giri. Mamma mia che lucidità, come ho gestito queste prime fasi di gara. Buono, buonissimo. Risolta la pratica partenza, rivediamo con calma tutto quello che è successo. Allora, durante l'allineamento la macchina arancio spegne, il meccanico corre a riaccenderla, ma nonostante gli venga urlato più non posso che deve partire dai box, lui torna in pista. Ascoltate bene tutta la scena e fate attenzione anche alla voce dello speaker che chiama il countdown. Cioè è assurdo, secondo me questa partenza era da rifare, non si è sentito nulla. Il conto a rovescio è stato coperto completamente dalle urla del direttore di gara e solo di colpo si è sentito 4 giù le macchine. Nessun meccanico era pronto allo start, alcuni avevano ancora le macchine in mano, qualcuno stava facendo rifornimento, caos totale, però vabbè, è andata così. Andiamo avanti, primo giro, la macchina fucsia scoda in uscita sul transponder, la bianca che la segue la pizzica, sembra andare larga ma riesce a recuperarla. Avrei potuto provare a infilarmi, ma era una manovra troppo al limite da fare al primo giro con tutti così vicini. Lui rientra in traiettoria chiudendomi la porta in faccia e io istintivamente faccio un leggero waving sul rettilineo per spostarmi e non rischiare il contatto con lui, ma il problema è che così facendo finisco per trovarmi troppo interno nel curvone in fondo al rettilineo. Non si può fare in pieno quella curva arrivando così strozzati, quindi devo alleggerire il gas e vengo tamponato dalla macchina rossa che mi segue che non se lo aspettava, per fortuna senza danni. Giro 3, stesso punto di prima, la bianca e la blu davanti a me si sportellano, la bianca finisce ancora larga ma stavolta più di prima e quindi non perdo l'occasione e dentro. Subito dopo però la blu travolge la macchina rossa che lo precede, avendola peggio e facendo una gran carambola nei materassi. 2 curve dopo la stessa rossa perde la macchina in ingresso dalla chicane, gli si chiude l'anteriore e finisce nell'erba. Io guadagno la posizione mentre la bianca che mi seguiva la copia perfettamente, finisce anche lui nell'erba e poi rientrando la colpisce, va in testa a coda in mezzo alla traiettoria e innesca una mischia selvaggia. Mamma mia cos'è successo e siamo solo al terzo giro. Passati un paio di minuti la situazione si è calmata, i primi 3 sono là davanti, adesso vediamo di fare passo e recuperare. Occhio in mezzo alle S! 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 Ho buttato via la gara. Non ci credo. Fino a qua avevo evitato tutti i problemi stile Matrix, ma questo non ce l'ho fatta. Alla verde si chiude l'anteriore, si scompone e viene centrata dalla rossa che sopraggiungeva. Io arrivo subito dietro e di puro istinto scanso la rossa, ma per farlo devo uscire di traiettoria e finisco per mettere le ruote tra il cordolo e l'erba sintetica. Indovinate dove? Esattamente dove vi avevo fatto vedere che c'è la buca. Quindi accelerando colpisco lo scalino e finisco per fare una capovolta e ritrovarmi in mezzo alla pista. Finita qua? Ma neanche per scherzo, perché questo è solo l'inizio. Da questo momento sembra che io abbia premuto il tasto dell'autodistruzione, perché iniziano a esplodere tutti. La scena è tragicomica. L'arancio, vabbè, mi sportella leggermente, ma niente di che. Guardate invece nella parte in basso, la verde sportella la rossa che decolla, finendo quasi per tagliare la pista,
mentre la bianca che sopraggiunge sulla chicane, distinto per evitare me e la rossa che quasi gli finisce addosso, fa un po' quello che ho fatto io, cioè mette le ruote sul cordolo, ma lì non c'è la buca, quindi invece che capottare gli si apre la carrozzeria e resta lì ferma, aperta in due. Tutto quello che è successo in neanche 4 minuti di gara spesso non si vede in una gara intera. Incredibile, delirio puro. Tutto da rifare. Il capolavoro che avevo fatto gestendo le situazioni all'inizio della gara è stato vanificato da quella capottata infame. Sei passato settimo papà, facciamo quello che possiamo, fa tempo, tranquillo, fammi guidare, Paradossale che sia io pilota che tranquillizzo il mio papà meccanico, ma è di routine nella nostra squadra. Sapete che siamo molto particolari. non lasciami pagare, Massimo. Sei sesto. E ci voleva quella rovesciata là. Molto critica. Gira pulito. Per abbassare più buono migliorava, ma sta migliorando un sacco. Era meno critica. Oh, perché ogni tanto si blocca? Perché? Attenzione, cambiamo quel modello di là, cambiamo di quel modello di là, giustamente, passiamo al vostro modello. Portala al boss! Blocca qui, non ti toccare il freno. Non frenare! Niente da fare. Dopo una prima metà di gara ok, il freno ha ricominciato a vivere di vita propria. Sto girando senza usarlo. L'ho abbassato così tanto praticamente da non averlo più, ma quelle rare volte che lo tocco nuovamente, a volte si blocca ancora. È inspiegabile. C'è un motore che sembra morto, una cosa che non va nel garage. Inoltre la macchina sarà anche per tutte le botte che ho preso, ma non è più a posto, scivola da tutte le parti. Ormai la gara non ha più niente da dire, cerchiamo solo di arrivare fino alla fine. Stai zitto! Facciamo! Io non so cosa fare, figa! Oh, devo seguire la gara, ok! Non so cosa fare, figa! Cazzo devo fare? Da 3 minuti che non frena, poi si blocca. Cazzo. Massimo entra, dai! Facciamo un robot così. Non esageravo quando vi ho detto che ho ridotto così tanto il freno che praticamente non frena più. Eppure in pista ogni tot curve a caso si blocca. 2 minuti a termine, 2 minuti a termine. Adesso va bene, non basta. Chiudo ottavo. Chiedo scusa a tutti i piloti che trovandomi bloccato davanti di colpo mi sono venuti addosso e hanno riportato danni, ma secondo me la mia situazione non era comunque da ritiro macchine, perché in ogni finale succede sempre qualcosa che la macchina non è più perfetta, bisogna sapersi adattare, gestire la situazione e comunque cercare di arrivare in fondo. Tante volte è capitato a me di riportare danni a causa di altri, questa volta è capitato appunto ad altri, mi spiace. Detto questo, ero convinto una volta tornato ai box che avrei trovato sicuramente qualcosa che non andava nell'impianto del freno. E invece la cosa preoccupante è che a una prima occhiata sembrava tutto ok. Quindi adesso dovremo lavorare a fondo a casa, analizzare la cosa per capire qual è il problema, perché così non si può. Va bene, l'avevamo messo in conto che presentandoci alla gara, dove la macchina viene spremuta al massimo, con appunto una macchina nuova senza averla testata a fondo, sarebbero potuti emergere dei problemi di gioventù, però niente di irrisolvibile, però adesso bisogna capirli e lavorare per sistemarli. Analizzando infine la gara a mente fredda, io sono veramente molto soddisfatto, soprattutto per due punti.
Punto primo, raramente mi era capitato di arrivare ad una gara così preoccupato. Non dico paura, ma preoccupato, perché questa pista è una, se non la più ostica sulla quale sono stato, e questa volta credo finalmente di aver sconfitto un mio incubo. Devo dire che non la padroneggio ancora al 100%, però secondo me ho raggiunto un buon livello e questo si può vedere anche dai tempi della finale, dove un po' anche a mia sorpresa ho visto che ho fatto il secondo miglior tempo di tutta la finale, quindi vuol dire che la velocità c'era e il potenziale per giocarci la vittoria c'era anche quello. Poi chiaramente è successo il delirio, vabbè, ed è andata come è andata. Anche in qualifica, inoltre, nella nostra miglior manche abbiamo fatto 16° o 17° tempo, che in mezzo a questi mostri per me è un motivo di veramente grande orgoglio. E il secondo punto riguarda il lato setup. Per me abbiamo lavorato veramente molto bene. Il risultato finale raggiunto non è perfetto, ma era molto buono e soprattutto a differenza del passato non abbiamo brancolato nel buio. Quindi secondo me da questo punto di vista abbiamo fatto veramente un grosso passo avanti. Credo sia la prima volta da anni a questa parte, e lo dico con tutta onestà, che questa volta se è mancato qualcosa non era lato macchina, ma era stato lato pilota, perché questa pista mi ha messo così tanto in difficoltà che non sono stato pulito e preciso come il mio solito, ma alternavo buoni giri a qualche giro dove arrivavo un po' lungo, un po' corto sul cordolo, e questo in una gara dove ci sono 10 piloti in 2 decimi fa una grande differenza. Comunque va benissimo così, va veramente benissimo così. Noi chiaramente non ci fermiamo mai. Adesso in queste poche settimane che ci separano dalla nuova gara, cioè il trofeo Jerasi Tune d'Aleno, che si prospetta una gara di altissimo livello come questa a Fiorano, lavoreremo per arrivare ancora più preparati e provare a fare ancora meglio. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!